Buongiorno, sono Giovanni Lozza, sono il preside della Scuola di Ingegneria Industriale dell'Informazione. Con questo breve filmato intendo prima di tutto darvi un benvenuto e darvi anche un pochettino di notizie e di informazioni che mi auguro che possano essere utili nella vostra carriera al Politecnico di Milano. Quindi, prima di tutto, un caldo e sentito benvenuto. Mi scuso di non essere potuto venire di persona a tutte queste presentazioni, le classi sono tantissime e quindi era difficile organizzare appunto una presentazione di persona. E comunque appunto il mio benvenuto è estremamente caldo, avete fatto un'ottima scelta, sono sicuro che non avrete di che pentirvene e siete entrati in un mondo, il mondo accademico, che è un pochettino diverso da quello a cui siete sempre stati abituati e la cui organizzazione merita forse un minimo di attenzione per capire come muovervi qui dentro, quali riferimenti poter avere e che ruolo potrete avere in termini attivi come studenti di questo Ateneo. Allora, qualche notizia sul Politecnico di Milano. Il nostro Ateneo ha un logo che ha origine da un cartone di Raffaello, dove ci sono delle persone che fanno dei conti e quindi ben si adatta a quello che è il ruolo dell'ingegnere, ci siamo molto affezionati e questo ci accompagnerà. Il Politecnico è l'Ateneo milanese per l'ingegneria, il design e l'architettura, ha 1300 docenti e 1200 membri del personale tecnico amministrativo, quindi è una grande azienda come dimensioni, 43.000 studenti circa, che fanno riferimento a 4 scuole di ingegneria, di architettura e di design. E vi sono 12 dipartimenti. Il nostro Ateneo è classificato primo in Italia, sesto in Europa e 17° al mondo nella categoria Engineering and Technology. Questi sono i ranking internazionali, non sono voti che ci diamo da soli, di cui andiamo piuttosto fieri, soprattutto della posizione europea che ci pone certamente in una posizione di vantaggio rispetto anche ad altri atenei estremamente quotati, tedeschi, francesi e inglesi. Dunque, il Politecnico ha 2 campus a Milano, che sono i campus principali, a Leonardo e Bovisa, 4 sedi territoriali più piccole ma certamente significative. È organizzato con 2 tipi di strutture parallele, qui c'è un minimo di complessità. Allora, vi sono 12 dipartimenti, i dipartimenti sono i luoghi dove i professori hanno la loro scrivania, dove svolgono la loro attività scientifica, ma quando entrano nelle aule rispondono, quando vanno a fare la didattica, rispondono alle scuole che organizzano appunto la didattica dell'Ateneo. Abbiamo 28 corsi di studio di primo livello, che si chiamano corsi di laurea, e 42 corsi di studi di laurea magistrale. Queste scuole coordinano i corsi di studio. I corsi di studio sono i luoghi dove vengono raccolte le varie discipline a cui voi fate riferimento durante i vostri studi. La scuola è coordinata dal preside, dal sottoscritto in questo caso. Ogni consiglio di corso di studi è guidato da un coordinatore che sarà poi anche un punto di riferimento per voi nel vostro evolversi della carriera. Quindi voi avete scelto un corso di studi, per esempio avete scelto ingegneria meccanica o ingegneria gestionale o informatica o qualsiasi altra cosa, il vostro corso di studi fa riferimento a una scuola, che in questo caso è la Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione. Le altre scuole sono ingegneria civile ambientale e territoriale, architettura urbanistica e ingegneria delle costruzioni e la Scuola del Design. Do adesso la parola a Paola Baiti, che è rappresentante degli studenti e che è anche la vicepresidente della commissione paritetica docenti-studenti. Ciao ragazzi, sono Paola Baiti. Frequento il corso di laurea in ingegneria elettronica e da circa 1 anno e mezzo sono rappresentante in questa giunta di scuola e vicepresidente della commissione paritetica. Ogni 2 anni, nel mese di maggio, ogni studente ha il diritto di esprimere il proprio voto per eleggere le persone che poi andranno a rappresentarlo nei vari organi di gestione dell'Ateneo. Ma quali sono questi organi di gestione dell'Ateneo? A partire dall'alto possiamo trovare il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. A seguire le giunte delle scuole e le commissioni paritetiche docenti e studenti ed infine i vari consigli di corso di studio. In particolare la commissione paritetica è un organo della scuola in cui la componente studente è rappresentata paritariamente rispetto a quella docente.
Qual è il suo compito? È semplicemente quello di monitorare l'offerta formativa, sostenere la qualità della didattica e garantire che i servizi erogati da parte della scuola siano efficaci ed efficienti. Quindi possiamo dire che il compito della commissione paritetica è quella di garantire un processo di miglioramento continuo della didattica, della qualità della didattica. Per quanto riguarda invece la rappresentanza, penso che sia assolutamente fondamentale sottolineare il fatto che noi studenti siamo presenti in ogni organo di gestione dell'Ateneo ed è quindi nostro diritto e nostro dovere partecipare attivamente a quei processi decisionali che alla fin fine riguardano le nostre stesse carriere universitarie. Penso quindi che sia importante che ognuno di voi si informi e che collabori attivamente ai vari eventi che interessano l'Ateneo, in modo tale che nel caso di eventuali problemi possiate immediatamente contattarci tramite la mail istituzionale che potete trovare sul sito del Politecnico nella pagina dedicata a noi rappresentanti. Prima dell'iscrizione ad ogni appello ci viene richiesto di compilare il questionario della qualità della didattica di Ateneo. Si tratta di un questionario online anonimo ed è obbligatorio per tutti, il cui fine è semplicemente rilevare l'opinione degli studenti riguardo all'insegnamento, ai docenti, le attività di didattica integrativa e le infrastrutture. Questo questionario è importante, per cui vi chiedo di compilarlo con attenzione e di cercare di fornire quei consigli, ma anche quelle critiche costruttive indispensabili per poter migliorare l'insegnamento negli anni futuri. Ecco, Paola vi ha spiegato che cos'è il rilevamento dell'opinione degli studenti. Io insisto su dirvi qualche cosa sul processo che segue questa rilevazione. Non pensiate che le vostre domande vengano poi perse da qualche parte in un qualche computer, ma vengono guardate con estrema attenzione. Dopo che le avete compilate, dopo che c'è stata una verifica, un'elaborazione dei dati, prima di tutto vengono pubblicati sul sito dell'Ateneo i risultati relativi alla domanda sulla soddisfazione complessiva, che se volete è la domanda un pochettino più importante. Ma i risultati completi verranno poi guardati con estrema attenzione, prima di tutto dal docente interessato, poi dal coordinatore del CCS e poi dal preside. I dati poi aggregati per corso di studi verranno ulteriormente analizzati dal preside, dalla commissione paritetica docenti-studenti di cui avete sentito parlare e infine al nucleo di valutazione, che è un organismo molto importante che riporta i risultati dell'andamento della didattica agli organi centrali dell'Ateneo, non solo ma anche nei confronti del Ministero dell'Università. Qualche parola circa i servizi che il Politecnico mette a disposizione e le opportunità che avrete per arricchire la vostra carriera scolastica. Prima di tutto a chi rivolgersi in caso di difficoltà o in caso di necessità di raccogliere delle informazioni inerenti alla didattica. Prima di tutto al docente dell'insegnamento, che è senz'altro il vostro primo riferimento. Poi ai rappresentanti degli studenti del vostro corso di studi. In caso fosse necessario ci si può rivolgere al coordinatore del corso di studi e nel caso ci fossero dei problemi piuttosto rilevanti esiste la figura del difensore degli studenti che poi riferirà al preside della scuola. Due parole sul difensore degli studenti. È la persona a cui uno studente può rivolgersi per segnalare comportamenti non rispettosi dei diritti degli studenti che sono sanciti da un documento che si chiama Carta dei diritti e dei doveri degli studenti. Il difensore interviene in seguito a una denuncia non anonima, svolge un'istruttoria e comunque garantirà lo studente che vi fa ricorso da ogni possibile ritorsione, per cui affidatevi tranquillamente a lui senza pensare che possano esserci poi dopo delle ricadute sgradevoli. Quella che vedete è la mail del difensore degli studenti. Per questioni invece di carattere amministrativo, di normale amministrazione, iscrizioni, tasse, esenzioni e così via, esistono le segreterie studenti, così si chiamano, che hanno un modo di rapportarvi con voi attraverso diverse modalità. Alcune questioni un po' più, specifiche, organizzative, relative ai piani di studio, alla vostra carriera, alle ammissioni e queste cose che dovrete fare della vostra carriera, il riferimento sono le commissioni dei consigli di corso di studi che si occupano appunto di queste singole pratiche, eventualmente in caso di difficoltà gli uffici della presidenza. È importante che abbiate un riferimento normativo che spieghi in qualche modo
spero nella maniera più esauriente possibile, il vostro percorso didattico e tutte le regole a cui che vanno rispettate affinché questo percorso arrivi a una conclusione felice dal punto di vista dell'apprendimento. Il documento principale si chiama Regolamento didattico, che trovate sulle pagine web dell'Ateneo e delle scuole. Questo documento contiene appunto una serie di importanti informazioni, l'elenco degli insegnamenti che dovrete seguire e le possibilità che avrete di scelta all'interno dei piani di studi. C'è poi la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti, ci sono dei regolamenti specifici della scuola che per esempio riguardano le lauree ed altre cose, e poi ci sono scadenze amministrative che vanno ovviamente rispettate. Altri strumenti di comunicazione, certamente lo strumento principale è la mail istituzionale che vi è stata data al momento dell'iscrizione. Questa sarà usata per qualsiasi tipo di comunicazione. Poi sul sito del Politecnico e su quello della scuola troverete altre informazioni specifiche sulla vostra carriera, utili per la vostra carriera, e i servizi online vi permetteranno appunto di gestire questa carriera. Una parola sull'applicazione BIP, che è un'applicazione a supporto della didattica gestita direttamente dai vostri docenti, su cui troverete varie informazioni sui singoli insegnamenti, per esempio materiale didattico, per esempio i risultati delle prove intermedie e degli esami e altre cose che seguono proprio la didattica del singolo insegnamento. Ovviamente nell'Ateneo ci sono delle biblioteche, esiste un tutorato. Questo ve lo ricordo perché alcuni insegnamenti prevedono delle lezioni aggiuntive, totalmente gratuite ovviamente, per aiutare gli studenti in difficoltà, e quindi se ne avete necessità è assolutamente opportuno farvi ricorso. Esiste il Career Service che magari più avanti potrete trovarlo, utilizzarlo per trovare un primo impiego, per i tirocini e altro. Esistono i portali dei corsi online gratuiti che possono anche supportarvi durante i vostri studi. E poi c'è la questione importante della mobilità e quindi di studiare all'estero, che diciamo magari avrete modo di affrontare più avanti durante la vostra carriera. La mia presentazione è finita. Consentitemi però di darvi qualche messaggio di carattere generale. 4 cose non vere che sentirete sul Politecnico. Studia, tanto resterai disoccupato. E questo credo che lo sappiate che non è vero. I dati di occupazione dei nostri laureati sono tra il 96 e il 98% a distanza di un anno. Ma non solo, questi occupati non sono occupati in un lavoro qualsiasi generico, ma fanno quello che hanno studiato nella stragrande maggioranza dei casi. Altra cosa non vera, assolutamente non vera. Rinuncia alla tua vita, potrai solo studiare. Sarebbe sbagliatissimo. E non è vero. Se succedesse questo vuol dire che c'è qualche cosa di sbagliato nell'approccio con gli studi. Quindi ci sono 1000 altre iniziative che devono essere seguite affinché la preparazione di una persona non sia soltanto quella specifica del suo mestiere, ma sia una preparazione globale della persona per affrontare un mondo ricco di complessità. Tutto ti andrà liscio, basta che studi quello che ti dicono. Ecco, anche questo non è vero. Tutto non andrà liscio perché ci saranno delle difficoltà. Certamente, per esempio, una difficoltà può essere quella di aule molto affollate e purtroppo i nostri numeri sono cresciuti tanto. Costruire nuove aule è un processo che richiede molto tempo e molto impegno. Può essere che ci siano dei rapporti magari difficili con qualche professore, con qualche materia, queste cose qua. E quindi ci saranno certamente delle difficoltà, ma questo fa parte della vita, soprattutto della vita professionale. Non crediate che la strada sia assolutamente diritta, che basti seguire quella strada per avere successo nella vita, non soltanto negli studi. E l'ultima cosa che vi voglio dire proprio col cuore, da vecchio ingegnere, è che chi crede che fare l'ingegnere sia un mestiere arido e noioso, sbaglia moltissimo. Fare l'ingegnere è un mestiere che richiede grande creatività, grande attenzione, che è in grado di stimolarci ogni giorno per fare meglio, per fare delle cose utili per noi, per la nostra carriera, ma utili un po' per tutti quanti. L'ingegnere deve fare delle cose che funzionano e che quindi metterle a disposizione di tutti. E questo vi garantisco che dà una grande soddisfazione. Quindi sono sicuro che avete fatto la scelta giusta, la scelta migliore possibile, perseguite i vostri obiettivi con la massima chiarezza, ma anche con la massima serenità. E quindi ancora benvenuti al Politecnico e vi auguro una ottima carriera in questo Ateneo. Grazie dell'attenzione.